Benvenuti alla serata di divulgazione sull'intelligenza artificiale organizzata dall'associazione Iris AI, che ha anche organizzato il simposio su intelligenza artificiale, ricerca e industria che si sta tenendo questi giorni a Rocca dei Papi. Il simposio è un simposio scientifico pensato per gli scienziati, lì presentano le loro ultime ricerche, abbiamo partecipanti da oltre 14 nazioni. Invece questa è una serata che abbiamo pensato di organizzare per spiegare l'intelligenza artificiale ai non addetti ai lavori, diciamo al grande pubblico, a chiunque sia interessato. Speriamo in termini chiari e in modo che risulti di interesse. Credo che non mi sono presentato, io sono Alessandro Ronca e faccio il ricercatore in intelligenza artificiale. Allora, inizio da forse la cosa più difficile. Cos'è l'intelligenza artificiale? Se si guarda sui libri si trovano delle definizioni che sono più o meno soddisfacenti. Diciamo la prima che viene in mente, una di quelle classiche, è che si sta cercando di riprodurre l'intelligenza umana. Questa non è soddisfacente da molti punti di vista, non sappiamo nemmeno cos'è l'intelligenza umana e quindi a volte poi si dice in realtà non stiamo cercando di replicare l'intelligenza umana, ma stiamo cercando di replicare il comportamento umano, perché il comportamento umano è osservabile perlomeno. Quindi diciamo gli umani si comportano in un certo modo, vogliamo costruire delle macchine che si comportano allo stesso modo. Io qua mi avventuro in una, diciamo, in una definizione personale, quello che io effettivamente penso sia l'intelligenza artificiale, e penso che sia una continua presa di consapevolezza del fatto che molte delle cose che fanno le persone, cioè dei compiti che le persone, gli esseri umani sono in grado di risolvere, possono essere in realtà risolti in maniera automatica, quindi anche da una macchina. Cosa significa? Significa che nel tempo, man mano che capiamo più e più la realtà, come diciamo la fisica avanza, ma anche la matematica, l'informatica e anche l'intelligenza artificiale è una scienza nuova, ma essenzialmente è una scienza, capisce che fornisce diciamo, una comprensione del fatto che per questi compiti, per alcuni tanti dei compiti per i quali gli esseri umani sono in grado di risolvere, esistono in realtà delle procedure ben delineate che consistono di istruzioni semplicissime, istruzioni da eseguire una alla volta, in un certo ordine, cioè degli algoritmi. Questi algoritmi sono così semplici da eseguire che li può eseguire addirittura una macchina, che intelligente non è. Cioè un sistema di natura meccanica, elettronica o altro. Diciamo oggi i computer sono elettronici, domani chi lo sa. Gli algoritmi in realtà possono essere eseguiti anche da una persona, questo magari diciamo è un aspetto che non sempre ci si pensa. E non c'è nessun paradosso, nessuna incoerenza in questo. Può risultare innaturale, sì, ma in realtà può rendere una persona capace, eseguire un algoritmo, diciamo vi forniscono un algoritmo e voi eseguite queste istruzioni semplicissime ciecamente, può rendere una persona capace di fare cose che non sarebbe altrimenti capace di fare. Per esempio, si dice spesso che, cioè, diciamo così, le macchine sono superiori agli umani in un numero di cose. Ad esempio in vari giochi, nel senso di scacchi o giochi di carte e questo tipo. Famoso il fatto che alla fine degli anni 90 il campione del mondo di scacchi è stato battuto da un algoritmo, da una macchina, diciamo. Ma in realtà la verità è che esistono degli algoritmi, siamo riusciti a sviluppare degli algoritmi per giocare a scacchi che sono superiori al modo di giocare dei migliori scacchisti, che segue comunque delle regole, ma non è sistematico quanto un algoritmo. Ora un algoritmo ce l'abbiamo, che diciamo, ti porta a un risultato migliore del modo di giocare, ti porta a giocare in maniera migliore, superiore al modo in cui gioca il miglior giocatore di scacchi del mondo. Ma se una persona segue questo algoritmo, diciamo l'algoritmo è chiaro, sono delle istruzioni semplicissime, sono delle cose banali da fare che chiunque può fare,
tu segui è una procedura, non una ricetta. Si dice spesso che un algoritmo è una ricetta. Quindi in realtà ogni persona può prendere l'algoritmo, seguirlo e battere il campione del mondo di scacchi, in principio. Quindi, diciamo, già qui io forse va anche nella direzione di non creare questa distinzione fra noi contro le macchine. Quello che stiamo facendo è capire effettivamente la natura di vari problemi, di vari compiti, di come risolvere vari compiti, al punto che riusciamo a tirare fuori questi algoritmi che appunto anche una persona potrebbe seguire. Perché una persona non segue un algoritmo, ma diciamo fa le cose in maniera intuitiva? Perché gli algoritmi sono, sì, fatti per le macchine essenzialmente, perlomeno gli algoritmi eseguiti da un computer. Potresti seguire un algoritmo per giocare a scacchi, ma probabilmente il numero di istruzioni sarebbe così alto che ci vorrebbe un gran tempo per una persona per decidere di fare una mossa a scacchi. Invece una macchina è velocissima ad eseguire ogni istruzione. E infatti questo è tutto quello che una macchina fa. Quando diciamo una macchina ha un comportamento intelligente, un comportamento straordinario, delle capacità sovrumane, ma quello che fa in realtà è che fa solo questo, esegue velocissimamente e ciecamente una sequenza di istruzioni semplicissime. Tuttavia questo porta a un risultato sorprendente. E questa è la mia, diciamo, definizione di intelligenza artificiale, un po' per dare l'idea, no? È questo continuo progresso, continua eh, capa- capa- capacità di automatizzare tanti compiti. Ora, diciamo che spero abbia introdotto cos'è l'intelligenza artificiale. Voglio iniziare con quelli che penso siano due esempi dei successi dell'intelligenza artificiale. Al di là di quello che si sente, forse quello che si legge di più nei giornali o quello di cui si parla, penso che questi siano due veri successi. Oh. Il primo è un software che risolve il problema di ripiegamento delle proteine. Probabilmente è un problema, diciamo, del quale nessuno di noi è molto familiare, me compreso, ma questo è un problema fondamentale in biologia. E risolvere questo problema porta a numerosissime applicazioni e quindi è la base di tante applicazioni in ambito medico e in ambito farmaceutico. È un problema fondamentale a livello medico. Il problema consiste nel capire come una proteina, che è questa, diciamo, questa specie di, non so, laccio delle scarpe a sinistra, questa, sì, è tipo un laccio delle scarpe, ma in realtà ha delle proprietà particolari. E le proteine hanno questa proprietà che si arricciolano, come vedete sulla destra, in un modo molto specifico. Ogni proteina passa dalla forma a sinistra a quella a destra in un modo molto specifico e capire il modo in cui lo fa è fondamentale appunto per capire la natura di varie malattie, sviluppare delle cure e sviluppare dei farmaci. E questo è un problema che viene studiato in biologia da tantissimo tempo. Tuttavia, studiare per ogni singola proteina come passa dalla forma a sinistra alla forma a destra, prima era un ambito di ricerca. Servivano ricercatori che lavoravano studiavano una singola proteina per, non so, un anno, diciamo, una squadra di ricercatori, per capire come una proteina passa da una forma all'altra. E diciamo che negli ultimi 50 anni è stato risolto il problema per delle singole proteine per un certo numero, diciamo 50 proteine, con uno sforzo umano di ricercatori enorme. Ora è stato creato questo software di intelligenza artificiale che da quando è stato inventato, un paio di anni fa, ha risolto il problema per più proteine di quanto gli esseri umani fossero stati in grado di fare negli ultimi 50 anni. E ogni problema risolto per ogni singola proteina porta ad un numero enorme di applicazioni in medicina e in ambito farmaceutico. Quindi questo è un vero progresso della scienza in senso buono, nel senso in ambito medico, quindi diciamo permette di curare malattie, di aiutarci, insomma. E penso questo sia veramente un grande successo dell'intelligenza artificiale. Oh. L'altro è
forse non così immediatamente utile, però comunque penso sia comunque molto bello. Ci stanno dei software di intelligenza artificiale che sono in grado di ricostruire delle iscrizioni antiche. Essenzialmente gli si dà un'iscrizione incompleta, non pienamente leggibile, e il software è in grado, purtroppo non si vede benissimo, ma questo è, diciamo, è quello che era disponibile, no? Una pietra iscritta, ma ne è rimasta solo metà, e qua non si legge, però il software è in grado di ricostruire la parte mancante. Quindi questo dà un grosso contributo in ambito storico, archeologico e così via, perché anche qua forse prima gli storici, gli archeologi potevano provare a ricostruire con grande sforzo, ora ci stanno dei software che in un attimo forniscono una soluzione a questo tipo di problema. Quindi nel tempo saremo in grado di fare tante scoperte a livello storico grazie a questo tipo di tecnologia. Quindi di nuovo penso sia un grande aiuto per gli esseri umani, per la società umana. Quelle due applicazioni ho l'impressione che siano molto utili per noi, no? Per noi esseri umani, per la nostra società, ma non sono l'intelligenza artificiale per tutti, nel senso che nessuno di noi è interessato, è interessato ai risultati di risolvere il problema di ripiegamento delle proteine, ma nessuno di noi è veramente interessato a risolvere il problema stesso. Tuttavia, quello che è successo negli ultimi anni è che l'intelligenza artificiale è diventata alla portata di tutti. E voglio mostrare un certo numero di esempi a riguardo, quello che intendo. Oh, ok. Diciamo, la parola chiave qua è ChatGPT, per chi l'ha sentita, per chi è familiare con quella. Essenzialmente si tratta di generazione di testi, quindi ora abbiamo software di intelligenza artificiale che sono in grado di generare testi. Qua un esempio, ho chiesto a ChatGPT, gli ho dato un input, quindi mi racconti una breve storia di lunghezza di un paragrafo di una ragazza che passa un pomeriggio a Montefiascone, Viterbo. E questo è quello che mi è ritornato. Nel cuore di un caldo pomeriggio estivo, Martina passeggiava tra i vicoli acciottolati di Montefiascone, lasciandosi guidare dal profumo del vino e se stessa, e così via. È un testo molto credibile che, diciamo, non sapendolo, sembra scritto da una persona. Eh, e diciamo, quello che intendo è intelligenza artificiale per tutti, perché chiunque lo può usare. È molto naturale, devi solo fornire, devi chiedere una cosa come la chiederesti ad una persona, dici mi racconti una storia, è in grado di raccontartela, fornendo molta poca informazione, ha solo detto una storia su Montefiascone e sapeva cos'era Montefiascone, ha scritto una storia molto credibile su Montefiascone. È molto diverso da, diciamo, da Google, da cercare le cose su internet. Questo non è stato pescato da un sito web. Questo effettivamente è stato creato, ideato da un software. C'è un lato creativo in questo qua. Ci stanno dei dati dietro, chiaramente sa, cioè perlomeno vedendo questo testo, si ha l'impressione che chi ha scritto questo testo sappia delle cose su Montefiascone, quindi diciamo è andato a pescare in dei dati, forse su internet e così via. Però effettivamente questo è un testo generato, quindi c'è un aspetto creativo. E questo è alla portata di tutti, chiunque lo può fare. L'altra, che forse a questo punto ci siamo così abituati a questo tipo di intelligenza artificiale che sembra, perlomeno a me sembra nemmeno più un'applicazione di intelligenza artificiale, sembra una cosa quasi banale, è la traduzione automatica. Cioè il fatto che abbiamo software del tipo Google Translator, ce l'abbiamo su tutti i nostri smartphone o su internet, dai un testo in una lingua e ti ritorna il testo nell'altra lingua. La traduzione è praticamente perfetta. Non so se Kay sarebbe d'accordo, ma una traduzione molto molto buona, diciamo così. Qua gli ho dato il risultato generato al passo precedente in italiano e mi ha ritornato lo stesso testo in inglese. È un'ottima traduzione. Quindi questo di nuovo in realtà è una cosa alla portata di tutti, ma molto molto buona per tutti, perché veramente abbatte le barriere fra le varie nazioni. Perché ora viaggiare diventa molto più facile, anche vai in un paese in cui non conosci la lingua, puoi tradurre delle frasi, dei testi al volo e è molto molto utile.
Ora passo a generazione di video che la trovo una cosa forse diciamo più sorprendente, cioè sembra più quando lo vedi dici oddio è in grado di fare questo, però forse qua iniziamo a toccare un pochino i limiti di quello che sa fare l'intelligenza artificiale oggi. Quello che intendo per generazione di video è che appunto si fornisce una richiesta al software di intelligenza artificiale del tipo mi crei un video in cui succede questa cosa e ti produce il video in 5 minuti o anche meno. Tuttavia c'è un po' di differenza, trovo io, fra come viene pubblicizzata, che vi mostrerò un video del tipo di pubblicità che viene fatta a questi software e poi vi mostrerò quello che io, ieri passando 2 ore giocando con questi software, sono riuscito ad ottenere e trovo che c'è un po' di discrepanza. Questo è un video promozionale essenzialmente, generato da intelligenza artificiale. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. Ok. Forse da un lato non è così sorprendente perché sembra un film, ci siamo abituati a quello, questa è la parte successiva. Però diciamo che questo non richiede il lavoro di tanto lavoro di esperti per generare questo tipo di contenuti. Effettivamente una qualsiasi persona può chiedere al software di generare contenuti di questo tipo e crea dei video come quello che avete visto dove ci sono personaggi, eventi e così via che non sono mai esistiti, sono completamente inventati e sono inventati da un software. Tuttavia quello era uno spot promozionale. Quello che riesco ad ottenere io da questo tipo di software, o perlomeno che sono riuscito ieri pomeriggio passandoci un paio d'ore, è i video che vi mostro adesso. C'è una certa discrepanza. La maniera in cui funzionano è che si fornisce una descrizione di quello che si vuole, in linguaggio naturale, una richiesta, si fornisce un input che in gergo si chiama prompt, e qua ho chiesto Johannes Deafuk, vestito da vescovo medievale, passeggia nell'odierna Montefiascone, a figura intera, circondato da persone in abiti moderni, ambiente moderno, lui è apparentemente allegro, bello, sui 30 anni, dall'aspetto gradevole. E ha generato questa cosa qua. Non lo so, è Defuk, non lo so. Questo è quello che ha prodotto a partire da quella descrizione. Non sembra Montefiascone, sembra più Roma a me, non lo so. Forse anche gli abiti non sono proprio adatti. C'è qualcosa di molto interessante, sembra effettivamente tipo spaesato, qualcuno che effettivamente viene dal passato e non si trova nell'ambiente circostante. Questo forse il software stesso ce l'ha messo del suo. C'è un qualcosa di interessante. Ho provato un po' volevo un qualcosa di un po' diverso, quindi ho provato a giocarci un po', a dargli una descrizione diversa. E quindi gli ho detto, ok, di nuovo Johannes Deafuk, vescovo del XII secolo, forse.
in abiti tradizionali, inaugura la 65esima Fiera del Vino a Montefiascone nel 2025. È un video, si muove pochissimo, ma diciamo è un video. Gli avevo chiesto Montefiascone moderno, cioè nel 2025. C'è un qualcosa di moderno, le persone dietro sono persone moderne, diciamo, vestite come noi, però il resto non sembra molto moderno, in realtà non ha proprio soddisfatto la mia richiesta. E poi, ok, ha un microfono, quello sì, quello è l'oggetto moderno. Però se vedete qua c'è subito qualcosa di strano che si trova spesso in in questo tipo di contenuti. Se vedete le forbici con cui dovrebbe tagliare il nastro, in realtà non sono proprio delle forbici, sono incastrate nella fascia. E se appunto notate i dettagli è in realtà molto strano, molto irrealistico. Quindi noto che c'è fra lo spot promozionale e quello che effettivamente viene prodotto da questi software quando si usano c'è una certa discrepanza. Quindi questo è un po' il messaggio che voglio dare a oggi. Stiamo lontani da essere sostituiti dalle macchine. Hanno dei limiti. Sanno fare delle cose, ma non sanno fare tutto. Ok, e ora inizia la parte quella pesante. Innanzitutto chi ha fatto l'IA? Spesso sì, mi si chiede, ma da dove viene quest'IA? Chi l'ha fatta? Come se forse l'idea è che qualcuno l'abbia inventata, che qualcuno si sia svegliato una mattina, ha avuto un'ottima idea, oppure un'azienda ha inventato un prodotto per venderlo, per farci i soldi. Il modo in cui mi piace pensare all'intelligenza artificiale è che è stata fatta dalle persone, tante persone. Questi sono, non lo so, una selezione di ricercatori, scienziati, partire da filosofi, il primo è Aristotele, selezionati io, sono in qualche modo rappresentativi, probabilmente non ho fatto giustizia ad altri e sono pochissimi, ma in realtà il discorso è che è il risultato di tutto lo sforzo che la nostra civiltà ha fatto nel cercare di capire il mondo, come funziona. Tanto per, non so, menzionarne qualcuno, appunto abbiamo Aristotele che è uno dei primi che si è iniziato a chiedere cos'è il ragionamento e ha inventato la logica essenzialmente, cos'è il ragionamento logico. Abbiamo, non lo so, non voglio essere qua noioso perché per me queste persone significano molto, ma diciamo hanno dato dei contributi forse molto tecnici. Però mi voglio soffermare su una persona, che è quella al centro, Alan Turing, padre dell'informatica e anche dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché innanzitutto ha inventato la nozione di calcolo nel 1937 e solo pochi anni dopo ha iniziato a pensare all'intelligenza artificiale. Cioè nel momento in cui lui si è reso conto del potere di questa nozione di calcolo, il passo successivo è stato, ma quindi può essere utilizzato per pensare? Quindi un giorno ci saranno dei computer pensanti? E per questo, diciamo, la figura la trovo particolarmente importante. Ora iniziamo dalla nozione di calcolo, perché ok, sì, fa queste cose bellissime, ok, ma cosa c'è dietro? C'è qualcosa di magico? No, non c'è qualcosa di magico. C'è la matematica essenzialmente. Quindi voglio partire dalla nozione di calcolo. Vorrei, diciamo, spiegare possibilmente in termini semplici cos'è il calcolo, nella maniera in cui l'ha spiegato Turing nel suo primo articolo. Ci viene dato un problema. Faccio un esempio. Il problema è contare il numero di consonanti in una parola. Quindi ci viene dato un input, una parola, e ci viene richiesto di fornire come risultato il numero di consonanti nella parola. Un problema molto semplice, che nessuno di noi avrebbe difficoltà a risolvere. Ad esempio ci viene data la parola defuk. La parola defuk ha 3 consonanti, quindi il risultato da restituire è 3.
un po' di problemi con cambiare slide. Ora il discorso è, sì, lo sappiamo risolvere, ma come si risolve? Quali sono i passi semplicissimi che vanno fatti per risolvere questo problema? Possiamo ridurlo a passi talmente semplici che possiamo istruire una macchina a risolvere questo problema? E quello che ha fatto Turing ha detto, ok, cerchiamo di pensare come risolviamo il problema in maniera sistematica. Ok, forse. E ha detto probabilmente useremo un pezzo di carta, no? Perché è difficile pensare a mente, no? È più facile scrivere. Diciamo che è un foglio di carta a quadretti. Scriviamo il nome Defuk su questo foglio di carta e lo scriviamo in maniera ordinata, ogni lettera in un quadratino. Ad ogni momento, in realtà ci possiamo concentrare soltanto su un punto specifico. Quindi, ad esempio, in un momento guardiamo la lettera D. E poi ci sono due operazioni che possiamo fare quando ci concentriamo su un quadratino. La prima è di leggere il contenuto, la seconda è di scrivere, in realtà di scrivere o sovrascrivere, ok? Qua diciamo mi sono preso un po' di libertà, però diciamo che ad esempio vogliamo sostituire la D con qualcos'altro. Quindi l'algoritmo, come diciamo un modo sistematico di risolvere questo problema è il seguente. Ci concentriamo su un altro quadratino e ci scriviamo 0, perché inizialmente non abbiamo ancora contato nessuna delle consonanti. E poi dobbiamo procedere in maniera molto sistematica. Inizieremo sempre leggendo il primo quadratino di questa riga, ci concentriamo su quello. Lo leggiamo, vediamo che non c'è nulla e ci muoviamo a destra finché troviamo una lettera. Una volta che vediamo una lettera, controlliamo se è una consonante o una vocale. In questo caso è una consonante, quindi dobbiamo contare. Quindi, innanzitutto la cancelliamo, così non ci confondiamo dopo. L'abbiamo già considerata, non la considereremo di nuovo, perché una macchina si potrebbe sbagliare, dobbiamo essere molto sistematici qua. E poi guardiamo il numero che avevamo scritto e lo dobbiamo incrementare di 1. Guardiamo, diciamo, ah, ok, c'è 0, lo incremento di 1, quindi sovrascrivo. 0 diventa 1. Di nuovo, procediamo dall'inizio della riga in maniera estremamente sistematica, procediamo a destra finché troviamo una consonante. Ora abbiamo sostituito la D con un cancelletto e così non ci sbagliamo, né noi né la macchina. Troviamo un'altra lettera, in questo caso è una vocale, e quindi la cancelliamo, la sovrascriviamo e procediamo, non c'è bisogno di aumentare il conteggio. Troviamo una F, in questo caso di nuovo la cancelliamo, però va aggiornato il numero, quindi ci concentriamo sul numero e lo aggiorniamo, scriviamo 2 e così via arriviamo a K, cancelliamo, aggiorniamo il numero, 3, scriviamo e abbiamo fatto. Abbiamo contato il numero di consonanti in questa lettera in maniera estremamente sistematica, quello che dicevo all'inizio. Dobbiamo arrivare ad una comprensione tale del problema da banalizzarlo, da scoprire quali sono i passi elementari per risolvere il problema, così elementari al punto che possiamo istruire una macchina a risolvere lo stesso problema. Ora, partendo da là, che diciamo è un po' abbiamo cercato di pensare come possiamo risolvere noi umani un problema in maniera sistematica, il passaggio che ha fatto Turing, qua, diciamo, perché è stato un genio, perché è il padre fondatore dell'informatica, se ne è uscito con l'idea del calcolatore, la nozione fondamentale del calcolo. Cos'è un calcolatore? Ora diciamo sì, un computer, sappiamo tutti cos'è un computer, sì, ma cos'è fondamentalmente? Questo l'ha pensato lui nel 1937. Ha detto innanzitutto facciamo un po' più di ordine su questo foglio a quadretti. Riserviamo una parte agli input, lì ci verrà dato l'input, diciamo defug, ma può essere una qualsiasi altra parola. Riserviamo un'altra parte per l'output, dove alla fine ci dobbiamo scrivere il risultato, così ci mettiamo d'accordo con
chi ci fa la richiesta, no? Gli diciamo qui ci scrivi l'input e io ti faccio trovare l'output qua. E poi c'è il resto del foglio dove facciamo dei calcoli, ci possiamo fare quello che vogliamo, la macchina può fare quello che vuole, essenzialmente sarà la memoria del calcolatore. Nell'esempio precedente abbiamo utilizzato questo spazio per tenere il conteggio parziale delle consonanti che avevamo trovato. E poi il passaggio fondamentale è quello di dire, ok, ora non è una persona, è un macchinario di qualche tipo che è molto semplice, ha due capacità, ha due testine, si chiamano testine in gergo, una per leggere e una per scrivere. Quindi è un macchinario di qualche tipo che opera su questo foglio di carta e può o leggere o scrivere il contenuto di uno di questi quadratini. Come legge e scrive? Legge e scrive seguendo queste istruzioni semplicissime che abbiamo scoperto nell'esempio precedente. Inizia in questa cella, vai a destra finché trovi una consonante, se trovi una consonante vai nella cella dove stai tenendo il conteggio, aumenta di 1, torna alla parola finché la parola non è finita. Ora questa è da un punto di vista meccanico una macchina molto semplice, però segue un programma che è appunto un programma, un algoritmo, sono le istruzioni semplicissime che la macchina segue. E questa è essenzialmente la nozione astratta di calcolatore. Ogni computer è un'implementazione fisica, una realizzazione in termini meccanici, elettronici o di qualche altra natura di questa nozione qua. Quindi abbiamo ora questa macchina che opera su questo foglio, si muove in giro, diciamo vuole leggere la D, mette la testina di lettura sulla D, vuole scrivere la D, mette la testina di scrittura sulla D. Oggigiorno il calcolatore è questa cosa qua e sono cambiati tantissimo dai tempi di Turing. In realtà uno dei primi l'ha costruito Turing per vincere la seconda guerra mondiale, per decodificare i messaggi dei nazisti. Non assomigliava assolutamente a questi. Oggi sono questi qua i calcolatori, ma funzionano in quel modo, non è cambiato nulla da un punto di vista fondamentale. È la banalizzazione del problema che uno vuole risolvere al punto che lo può dare in pasto ad una macchina. E questa è l'informatica essenzialmente, tutto quello che abbiamo conosciuto, tutte le applicazioni, sono le applicazioni dei calcolatori, del concetto di calcolo che ha inventato Turing. Ci ha dato internet, i social media, gli editor di testo e gli smartphone con tutte le app che utilizziamo tutti i giorni e una marea di altre cose. Macchine programmate. Abbiamo imparato che possiamo programmare delle macchine a fare delle cose. Ora, il problema è che per ogni problema dobbiamo scrivere un programma e scrivere un programma non è facile. Infatti, diciamo, il lavoro degli ingegneri informatici è un lavoro vero e proprio, richiede un sacco di tempo, un sacco di sforzo e per ogni nuovo problema serve un nuovo programma. E quindi il passo successivo è, ma possiamo scrivere programmi, anzi un solo programma potenzialmente, per scrivere tutti gli altri programmi? Scriviamo questo programma e poi non abbiamo più bisogno di scrivere altri programmi perché sarà lui stesso a scrivere gli altri programmi. E quindi torniamo al nostro modello di calcolatore. Ora facciamo la parte del programma un pochino più grossa e ci guardiamo un po' dentro. Cos'è un programma? Ma essenzialmente è la stessa cosa, quello che succede nel programma è la stessa cosa che succedeva sul foglio a quadretti. È un altro foglio a quadretti dove ci stanno scritte delle cose. Fai questo, poi fai quello, ripeti e così via. È un altro foglio a quadretti con delle istruzioni. Istruzione 1, istruzione 2, istruzione 3. Ora non vogliamo scriverlo noi il programma, perché è difficile, no? Ogni nuovo problema richiede un nuovo programma. Allora pensiamo alla seguente cosa. Forniamo alla macchina, al calcolatore, degli esempi del problema al quale siamo interessati. Qui il problema che stiamo considerando è quello di calcolare le consonanti, il numero di consonanti nella parola data. Gli diamo degli esempi. Fornire esempi è molto più facile che scrivere un programma, l'idea di fondo è questa. Quindi gli diciamo per defuc voglio come risultato 3,
per vino voglio come risultato 2 e per fiera voglio come risultato 2. Ora, quello che scriviamo è un programma di apprendimento, cioè un programma che è in grado, partendo da questi esempi, di e un altro calcolatore, diciamo un calcolatore nel calcolatore, che è in grado di scrivere il programma lui stesso partendo dagli esempi. Ora questo è un programma come quello che avrebbe scritto un ingegnere informatico, ma è stato scritto da un altro calcolatore, partendo dagli esempi. E una volta che il programma è scritto, lasciamo perdere gli esempi, gli diamo un nuovo input che non aveva mai visto prima, quindi gli abbiamo fornito degli esempi, ma da lì ha imparato, e ora qualsiasi altra parola gli forniamo, diciamo ora gli diciamo test, ora questo calcolatore ha imparato, ha il programma per calcolare in generale su qualsiasi input il numero di consonanti, quindi in questo caso ci dirà 6. E finora era la nozione di calcolo. Un attimo, sui tempi, ok. Scrivere un algoritmo è importante, ma quello che è veramente importante è uscirsene con dei principi, pensare a quali sono i principi sui quali si può sviluppare un algoritmo. Qui quello che voglio spiegare sono i principi dell'apprendimento automatico, quindi vogliamo ideare questo programma per imparare altri programmi, questo programma di apprendimento. Ma quali sono i principi? E qui vorrei cercare di spiegare quali sono i principi dietro l'apprendimento automatico, quello che in inglese si chiama machine learning, anche in Italia penso si chiami principalmente machine learning. L'esempio che userò è quello di imparare a stimare il prezzo di una proprietà immobiliare. Quello che significa è che ci viene data una descrizione di alcune proprietà immobiliari, ad esempio ci viene data la superficie di varie proprietà immobiliari e vogliamo imparare a calcolare una stima del valore di questa proprietà, soltanto sulla base della superficie. Forse non è sufficiente la superficie, ma forse possiamo fare una stima sulla base della superficie. Ci vengono forniti degli esempi. Degli esempi significa ci viene data una tabella dove abbiamo una colonna che è la superficie, una colonna che è il prezzo e gli esempi dicono questi sono degli esempi concreti, quindi magari queste sono le compravendite avvenute a Montefiascone negli ultimi 3 mesi. Ad esempio ci viene detto che è stata venduta una proprietà di 30 metri quadri per 25.000 euro, una di 62 metri quadri per 70.000 euro, 80 metri quadri per 120, 98 per 140.000 e così via. Sono degli esempi, ok? Li potremmo trovare disponibili da qualche parte. Avendo questi esempi, ora vogliamo imparare a stimare, quindi vogliamo che quando qualcuno viene e ci chiede ok, ma quanto viene una proprietà di 62 metri quadri? Gli sappiamo rispondere. Ora, se ci chiedono 62 metri quadri è facile rispondere perché ce l'abbiamo nei dati. Diciamo, ah ok, guardo la tabella, lo so, la risposta è 70.000, molto facile. E penso che chiunque non abbia dubbio che si può scrivere un algoritmo per questa cosa qua. Parto dall'inizio della tabella, scorro finché trovo 62, quando trovo 62 ritorno il numero che sta a fianco. E questo sarebbe l'approccio dell'informatica classica, quello che richiede l'ingegnere informatico. Tuttavia, se adesso mi viene chiesto quanto viene una proprietà di 60 metri quadri, non ce l'abbiamo nei dati. E quindi non sappiamo... Ah, ok. Tra l'altro, vabbè, ok, c'è un errore nelle slide, perché qua c'è scritto 62, qua 56, però non facciamo confusione, lasciamo perdere questa parte qua. Ora chiediamo quanto viene una proprietà di 60 metri quadri e non ce l'abbiamo nei dati, quindi non sappiamo rispondere. Tuttavia il punto è che forse, guardando a questi dati, possiamo capire in generale qual è la relazione fra la superficie e il prezzo. Forse c'è una regola dietro e noi guardando a questi dati possiamo in qualche modo estrarre la regola. Come facciamo? Il primo passo è di visualizzare i dati perché le tabelle non sono molto interpretabili, non sono tanto fatte per le persone, quindi prima cosa facciamo una rappresentazione grafica dei dati che forse ci suggeriscono un po' qual è la regola che ci sta dietro.
Quindi abbiamo la nostra tabella di esempi a destra e li rappresentiamo graficamente. Cosa significa? Significa che prendiamo due assi, avremo un asse orizzontale per la superficie e un asse verticale per il prezzo. E ora man mano segneremo dei punti che rappresentano i dati che stanno nella tabella. Probabilmente. Non sono bravo con i numeri. Ah, no, 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 no. Ok, no, questo è molto interessante. Questo è molto interessante, sì. Allora, questi non sono generati da una funzione. Ok, non è che necessariamente una proprietà di 112 viene più di quella di 98. Questi sono prezzi delle compravendite, diciamo, a Montefiascone e sono il risultato di un processo complicato. C'è stata negoziazione e poi un'altra cosa, questa è solo la superficie, sappiamo molto poco di queste proprietà. Questa magari è una superficie ampia, ma forse non lo so, in una zona non interessante, forse richiede una ristrutturazione. Tuttavia la domanda è, c'è una relazione fra nonostante sia molto povera avere solo l'informazione della superficie, c'è comunque una relazione fra la superficie e il prezzo? Possiamo estrarre una regola da questi dati? E quindi cerchiamo di rappresentarli. Partiamo dal primo esempio, sappiamo che 30 corrisponde a 25.000. Come si rappresenta? Prendiamo 30 sull'asse della superficie, quindi qui appunto rappresenta i metri quadri questo asse, prendiamo il 30, prendiamo il punto 30 e poi prendiamo sull'asse verticale il punto 25.000. E ora tracciamo una linea verticale da qua e una linea orizzontale da qua e dove si incontrano quel punto là rappresenta l'esempio 30 corrisponde a 25.000. E procediamo in questa maniera. Il secondo, di nuovo, prendiamo il 62 sull'asse della superficie, 70.000 sull'asse del prezzo, di nuovo vediamo dove si incontrano e a questo punto rappresenta il nostro secondo esempio. E così via. Possiamo rappresentare i nostri dati graficamente. E questa è una possibile rappresentazione. Forse non c'è niente di speciale in rappresentarli in questa maniera, ma forse c'è. E in questo caso c'è. Suggerisce questa rappresentazione il fatto che i punti, i nostri esempi, sono in qualche modo allineati. E possiamo partire da questo fatto, da questa osservazione. Diciamo, forse la regola è che tutto sommato questi punti sono allineati. E quindi scegliamo una regola. Scegliamo che la regola è una linea, che in qualche modo la linea è la regola che sta dietro questi dati. Ma quale linea? Questa qua? Forse. Questa regola la chiamiamo regola 1, essenzialmente dice il prezzo è dato dalla superficie moltiplicata per 977. E ora la cosa bella della regola rispetto a soltanto avere i dati, gli esempi, è che se ci fanno una domanda, quanto viene una proprietà di 130 metri quadri? Ora sappiamo rispondere, nonostante non era nei dati. Perché come si risponde? Possiamo rispondere in due modi. Uno, usando la formula. Prendiamo 130, moltiplichiamo per 977 e otteniamo 127.000. Oppure lo facciamo graficamente. Essenzialmente la maniera in cui si risolve graficamente significa che prendiamo il 130 sull'asse orizzontale della superficie, andiamo in verticale finché troviamo la linea, la regola, e poi veniamo qua in orizzontale e ci dice 127.000. E questa è una stima possibile, non sappiamo se è giusta. E quindi magari possiamo considerare un'altra regola, la chiamiamo regola 2. Questa dice che il prezzo è la superficie moltiplicata per 1384, quindi fornisce delle stime più alte. Per lo stesso punto 130, quindi per il caso di una proprietà di superficie 130, questa regola fornisce una stima più alta, 180.000. Oppure possiamo prendere una regola che fornisce delle stime più basse, diciamo ah ok no, è quella forse fornisce delle stime troppo alte, diciamo che il prezzo è superficie per 620, quindi questa linea qua più bassa. In generale, in questo caso, il tipo di regole alle quali stiamo guardando sono le regole che dicono il prezzo è dato dalla superficie moltiplicata per un certo numero, un certo coefficiente, lo chiamiamo n. E questa sarà la nostra regola in generale. Il punto è che
non sappiamo quanto è n. E ora l'obiettivo è di capire qual è il valore migliore di n. Vogliamo dire che il prezzo è dato dalla superficie moltiplicata per 900, per 1000, per 1100. Possiamo trovare un valore buono di n partendo dagli esempi che ci sono stati dati? E ha senso, perché se vediamo che i prezzi sono bassi per certe superfici, forse n sarà basso, oppure se sono alti, n sarà alto. Ma di nuovo, quello che stiamo cercando è una soluzione banale al problema, banale nel senso un algoritmo, così banale da poterlo dare ad un calcolatore. Quindi come lo facciamo in maniera sistematica? Allora, adesso ci concentriamo su una regola in particolare, una regola che dice il prezzo è dato dalla superficie per 1000, quindi diciamo ok, prendiamo in questo caso, diciamo per ora che il n è 1000. Cosa possiamo osservare? Come facciamo a valutare se questa regola è buona o no? Quello che possiamo vedere è che questa regola, per il valore 80, per il quale avevamo un esempio, e secondo l'esempio, quindi quello che avevamo nei dati, una superficie di 80 corrisponde a un valore di 120.000 euro, possiamo confrontare quindi il valore che avevamo nei dati con il valore predetto dalla linea, stimato dalla linea. La linea non è d'accordo con quello che avevamo visto nei dati. Quindi abbiamo scelto una regola che stima 80 a 90.000, quando invece c'era stato detto nell'esempio, vediamo nell'esempio che una proprietà di 80 metri quadri corrisponde a 120.000, c'è una discrepanza. E comunque, ok, non è 90.000 ma è 80, con i numeri sono terribile proprio. Però vabbè, a 120, 80, stiamo là, no? Comunque c'è una differenza di 40.000. Quindi abbiamo scelto una regola che su uno degli esempi concreti che ci è stato dato, questa è una compravendita che diciamo è effettivamente avvenuta a Montefascone negli ultimi 6 mesi, la nostra regola non dice proprio la stessa cosa, c'è una discrepanza di 40.000. E questo ci può dare una qualche indicazione sul fatto se la regola è buona o no. E questo infatti si chiama errore. È l'errore che la regola che abbiamo scelto commette su quel esempio specifico. E possiamo guardare l'errore per per tutti gli altri esempi che avevamo. Vediamo che anche su un altro esempio commette un errore di 40.000, su un altro esempio commette un errore un po' più piccolo, 28.000, su un altro 2005, 2005 e 1000. Quindi complessivamente abbiamo un errore di 94.000. E questo effettivamente ci dà un'indicazione di quanto è buona la regola che abbiamo scelto. Possiamo utilizzare una volta che scegliamo una regola, la linea, possiamo utilizzare gli esempi che ci erano stati dati per misurare la qualità della regola che abbiamo scelto. Quanto errore commette? Più l'errore è alto e più la regola non è buona. In questo caso c'è un errore di 94.000. Ora quello che sto dicendo è che imparare, apprendere, essenzialmente che significa in questo caso trovare la linea giusta partendo dai dati, dagli esempi, significa scegliere la regola, prezzo uguale superficie per n, e cercare di trovare n minimizzando l'errore. Quindi dobbiamo trovare il valore di n che rispetto ai dati ci dà l'errore minimo. E questa cosa qua, su questa idea qua, ci possiamo costruire un algoritmo. E l'algoritmo più o meno funziona in questa maniera. Partiamo da una linea non proprio a caso, ma diciamo una linea che dà delle stime basse. E quello che facciamo, questo è il grafico che abbiamo considerato finora. Abbiamo sempre la superficie in orizzontale e il prezzo in verticale. Consideriamo anche un altro grafico dove mettiamo in orizzontale il valore di n, quanto vogliamo moltiplicare la superficie per ottenere il prezzo, e sull'asse verticale mettiamo l'errore della linea che stiamo considerando. Ora consideriamo specificatamente questa linea e questo è l'algoritmo essenzialmente. Questo è il primo algoritmo di apprendimento che consideriamo. È l'algoritmo più semplice di apprendimento, ma qualsiasi cosa sentite sull'intelligenza artificiale funziona sullo stesso principio. Calcoliamo l'errore. Ora qua non ho messo proprio i numeretti, però esce più o meno un errore totale che sta intorno ai 188.000, qualcosa del genere. E lo segniamo là, nel grafico dell'errore. Poi consideriamo un'altra linea, diciamo forse la stima un po' bassa, no? Man mano iniziamo, facciamo dei passetti, aumentiamo la pendenza della linea, quindi aumentiamo il valore di n.
Per questo valore qua di nuovo calcoliamo la discrepanza che c'è fra il valore stabilito dalla regola che abbiamo scelto e il valore effettivo dato dagli esempi, calcoliamo l'errore e ne prendiamo nota nel grafico a destra. E vediamo che man mano l'errore scende, vedete? Stiamo aumentando n, quindi una linea con una pendenza maggiore, e il valore sta man mano scendendo. E questo è un qualcosa che ha senso che sia un algoritmo, un qualcosa di semplice che una macchina può fare. Continuiamo ad aumentare la pendenza della linea, l'errore scende ancora, e poi però aumentiamo ancora e l'errore inizia a salire, perché vedete che a questo punto la linea non è appunto allineata con i dati che abbiamo, con i punti che abbiamo, e l'errore inizia a salire. E ora ci fermiamo, torniamo un passo indietro e diciamo che infatti quando l'errore inizia ad aumentare di nuovo, la linea precedente che avevamo considerato è la linea migliore possibile, quella con l'errore minimo. E in effetti si può dimostrare che questa linea è la linea migliore, non solo è la più, diciamo, in linea con i dati osservati, con gli esempi che ci sono stati forniti, ma questa è effettivamente la linea che anche per proprietà immobiliari che non abbiamo ancora osservato, quindi che in futuro ci verrà chiesto quant'è il valore di una proprietà di, non lo so, 97 metri quadri che non sappiamo, effettivamente questa è la linea migliore per stimare il prezzo di quella proprietà là. Il punto è che abbiamo considerato il caso di stima di proprietà immobiliari, ma questo approccio è completamente generale. Se, diciamo, innanzitutto, se i dati gli esempi erano di Montefiascone nel 2025, se poi mi dai i dati di Roma, lo stesso algoritmo funziona per Roma, impara a fare le stime per Roma. Oppure se non rappresentano per niente il problema di stimare il valore di una proprietà immobiliare, ma rappresentano un problema completamente diverso, trovare una relazione di tipo completamente diverso. Lo stesso algoritmo, lo stesso approccio funziona. Quindi non abbiamo risolto un problema, ma abbiamo risolto una marea di problemi, fin tanto che siamo in grado di trovare degli esempi per quei problemi, abbiamo ora un algoritmo per risolvere quei problemi, per imparare a risolvere quei problemi. Ora quello che voglio passare alle reti neurali artificiali, che probabilmente di nuovo ne avete sentito parlare, se ne parla sempre. Quando si parla di intelligenza artificiale, oggigiorno si parla di reti neurali artificiali. E sembra, ok, l'intelligenza viene da là, hanno a che fare col cervello, no? Già il nome, reti neurali. No, non c'entra niente, sono un oggetto matematico e sono molto legate alla linea che abbiamo discusso finora. Diciamo che ora abbiamo degli esempi per un problema generico, non ci interessa nemmeno quale problema abbiamo, che quando li rappresentiamo graficamente sono distribuiti in questo modo. Se ci vengono dati questi punti, questi dati, non ci viene in mente veramente di utilizzare una linea, non sembra naturale in questo caso utilizzare una linea, perché qua sono allineati secondo una certa pendenza, ma qua sono allineati in maniera diversa, quindi forse in questo caso la regola che c'è dietro non è una linea. Infatti potremmo scegliere questa linea qua e diciamo sembra che sia buona per questa parte qua dei dati, quindi un errore basso qua avremmo, ma poi avremmo un errore alto con questi esempi qua. E invece se scegliamo questa verde, il contrario, è buona per questa parte ma non per questa parte qua. Quindi la regola della linea in questo caso non è più sufficiente. E quindi si passa alle reti neurali artificiali, che essenzialmente sono, qui sarò breve, di nuovo non hanno nulla a che fare con i neuroni biologici dei sistemi nervosi degli animali, incluso il cervello umano. Sono essenzialmente l'idea di utilizzare non una linea, ma di utilizzare un'altra funzione matematica, che ha questa forma qua, è diciamo non è una linea, ma è una linea per parti, in due parti, qua è piatta e qua ha una certa pendenza, e la rappresentiamo con questo nodo qua, con questo cerchietto, diciamo, se gli dai una certa x, ti darà una certa y che dipende da un parametro n, come nel caso della linea. Però in questo caso n controlla soltanto la pendenza di questa parte, mentre questa parte qua è piatta. La cosa bella è che si possono combinare e danno un risultato molto,
cioè, tutti i risultati di intelligenza artificiale di oggi si basano su questa cosa qua. Ora purtroppo il verde qua non si vede tanto, ma l'idea è che si possono combinare una marea di questi neuroni, e infatti cose tipo ChatGPT hanno milioni di neuroni, con milioni di parametri dei quali va scelto. Prima era molto facile, dovevamo trovare soltanto il valore di n. Ora in questa rete neurale, che questa è piccola, ma mettiamo che questa ha milioni di neuroni, va trovato il valore di n per ognuno di questi neuroni, quindi diventa molto più difficile, servono molti più dati e molta più potenza di calcolo. Però qua non si vede tanto bene, ma c'è una funzione matematica, una regola, come l'ho chiamata finora, che non ha nulla a che fare con una linea, è molto complessa. E infatti la cosa forte delle reti neurali artificiali è che si possono esprimere qualsiasi tipo di regola. Quindi, al di là di quale sia la regola, forse non abbiamo veramente idea. Prima avevamo un'intuizione su quale fosse la regola, avevamo un'idea che potesse essere una linea. Ora, anche se non abbiamo assolutamente idea di quale possa essere la regola dietro i dati, utilizzando una rete neurale artificiale possiamo trovare una regola qualsiasi, arbitrariamente complessa. E ora non so se qualcuno se l'è chiesto, ma finora abbiamo parlato soltanto di numeri, nel senso, prima vi ho mostrato un video, i testi, e finora sembra che questo approccio si applica soltanto ai numeri. Mi dai la superficie, io ti do un prezzo, sono due numeri. Ma quindi come si va dai numeri ai testi, ai video e così via? Quindi l'approccio che vi ho mostrato è ristretto ai numeri o è completamente generale, è un principio generale? E vi voglio mostrare che è un principio generale. L'idea è molto semplice. Se mi viene dato un testo, tipo ogni anno a Montefiascone si svolge la fiera del vino, come lo do in pasto a un tipo di algoritmo come quello che vi ho mostrato finora, che capisce solo i numeri, non capisce il testo? Non è un problema, lo mappiamo a numeri. Prendiamo ogni parola e ogni parola la mappiamo ad un numero. Diciamo che ogni corrisponde a 1, anno corrisponde a 2, a corrisponde a 3 e così via. E ora la rete neurale o la regola lineare non guarderà più al testo, guarderà ai numeri, e poi faremo la conversione al contrario. Ci ritornerà dei numeri e sapremo che se ci ritorna 1, il significato che gli abbiamo dato è ogni, corrisponde a ogni. Quindi il testo può essere convertito in numeri senza problemi. Le immagini allo stesso modo. Ora, purtroppo qua di nuovo non si vedono. Questo era un po' un foglio a quadretti come quello dal quale siamo partiti, dove l'idea è che questa è un'immagine a bassissima risoluzione di una specie di emoji. Eh, quindi questi sono dei pixel molto grandi, neri, e il resto sono dei pixel bianchi molto grandi. E questa, diciamo, è una rappresentazione molto semplice di un'immagine come quelle che abbiamo visto prima, generate da sistemi di intelligenza artificiale. Anche questa può essere mappata a numeri. In questo caso, diciamo, non sarà come nel caso del testo ogni parola un numero, ma sarà ogni pixel viene mappato a un numero. Se un pixel bianco 0, ad esempio, se un pixel nero lo mappiamo ad 1. E quindi questo mucchio di numeri qua rappresenta queste immagini. Ora la rete neurale non capisce le immagini, ma capisce i numeri, quindi gli diamo i numeri. E quindi l'approccio di nuovo che abbiamo considerato finora si applica alle immagini anche. E in generale si applica a qualsiasi tipo di dato, perché se lo vogliamo applicare ai suoni per riconoscere la parola, per convertire come si dice, una registrazione di una persona che parla nel testo, oppure vogliamo generare della musica, ehm, possiamo mappare il suono ad una sequenza di numeri. E il video possiamo mapparlo ad una sequenza di immagini. Vi ho appena mostrato come si trasforma un'immagine in numeri, più il suono, perché il video essenzialmente è una sequenza di immagini più suono. Quindi qualsiasi tipo di dato può essere convertito in numeri e dato in pasto ad una rete neurale artificiale. E finalmente sono arrivato alla conclusione. E quello che voglio dire è che un'ultima applicazione di intelligenza artificiale, o perlomeno un'ultima cosa che sono riuscito a fare con i sistemi di intelligenza artificiale, è il logo dell'associazione Iris AI e del simposio che si sta tenendo alla Rocca. Perché questo
personalmente lo trovo un bellissimo logo, è stato generato da ChatGPT con qualche input che gli ho fornito, dove gli ho detto, ok, si chiama IRIS, l'associazione è l'acronimo della versione inglese di Simposio Internazionale Ricerca e Industria su Intelligenza Artificiale, però gli ho detto, ma IRIS è anche un fiore, puoi fare un logo che contenga un iris, però che abbia a che fare con l'intelligenza artificiale. Effettivamente quello che ha prodotto è un qualcosa che a me ha sorpreso molto, perché ha disegnato un iris bellissimo, lo trovo veramente bellissimo, ha delle sfumature, il colore viola, molto bello. Ha aggiunto qua, diciamo, una rappresentazione di un circuito elettronico, tipo di un circuito stampato, e poi ha aggiunto un volto. E questo lo trovo molto bello, e questo è stato creato da un sistema di intelligenza artificiale. E questa è la fine della prima parte di introduzione sull'intelligenza artificiale. Proseguiamo con l'intermezzo musicale di Kay McCarthy. Eh, e anche io, sì, freddissimo, freddissimo. Fai tu, ti presento? Allora, che diciamo? Kay McCarthy, una importante, una vicina di casa mia, ma anche un importante artista, cantante di musica irlandese, ci onora della sua presenza e con questo intermezzo musicale che si intitola Musica irlandese dal Medioevo all'intelligenza artificiale. Allora, vediamo il mio Medioevo. Questa luce è molto forte. Mi sentite? Hello. Buonasera. Allora, io sono andata su tutte e tre le mattinate ad ascoltare gli addetti ai lavori e ho capito solo che stavano parlando a modi per insegnare alle macchine di imparare. Forse dicevano di più, ma è rimasta a me che sono ignorante al 1000 per quanto riguarda la programmazione dell'intelligenza artificiale. Allora ho pensato di presentare stasera 3 canzoni che nascono dall'intelligenza umana e una canzone che ha generato l'intelligenza artificiale. La prima canzone lo immaginavo scritto da un monaco alla fine dell'undicesimo secolo, quando il mondo era piccolo e il limite è il cielo, e al di là del cielo c'era solo il paradiso, un piccolo mondo antico molto molto semplice. Ho immaginato questo monaco che parlava sia il latino che il gaelico, e questa canzone che canto appropriatamente a cappella e si chiama Deus meus adiuva me. Deus meus adiuva me, turdam do hjarka vikildi, turdam do hjarka vikildi, Deus meus adiuva me, Domine da quod peto a te, turdam godien av ring langle, turdam godien av ring langle, Domine da quod peto a te, Domine, Domine
exaudime, manam velanderae, manam velanderae, Domine, Domine, exaudime, Deus meus adiuva me, Deus meus adiuva me. Nel Novecento la mancanza di patate ha fatto sì che gli irlandesi andassero numerosi negli Stati Uniti d'America, perché dovuta ad una politica economica degli invasori della nostra isola, la gente era costretta molto spesso a mangiare solo patate, con una manciata di qualche verdura e forse qualche pesce che era difficile anche procurarsi, perché i laghi e i fiumi erano riserva dei proprietari terrieri e si poteva essere impiccati per il furto di un animale appartenente al proprietario. Per cui la gente viveva di patate. Poi venne una terribile malattia alle patate e la gente è morta letteralmente di fame, anche se l'Irlanda esportava quintali di grano e centinaia e centinaia di bovini e ovini verso i mercati inglesi. E coloro che sono arrivati in America ricordando quei giorni, che io spero adesso le mani mi accompagnino sull'arpa, hanno ricordato la disperazione della mancanza delle patate o le patate piccole e invidiavano le oche, perché le oche riuscivano a volare e entrare nei campi di grano come spigolatrici che potevano riempirsi di grano, invece la gente, gli esseri umani, non potevano volare e non potevano spigolare. Ecco, le mani sono congelate, quindi può succedere di tutto. Oh, the praties, they are small over here. Over here, oh, the praties, they are small. Over here, over here. The praties, they are small. We dig them in the fall and we eat them coats and all. Over here, over here, oh, I wish we all were geese, night and morn, night and morn. I wish we all were geese, night and morn, night and morn. I wish we all were geese, for they live and die in peace till the hour of their decease. Eating corn, eating corn. Oh, the praties, they are small. Over here, over here. The praties, they are small. Over here, over here. The praties, they are small. We dig them in the fall and we eat them, coats and all, full of fear. Grazie. Adesso immaginavo un'altra canzone bilingue con la prima strofa in gaelico
e la seconda in italiano. E sto morendo di freddo, che secondo il calendario celtico l'autunno comincia il 1° agosto, comincio a crederci. Allora, vediamo. Tolle antana chiuna da. Sì, va bene così e prendo le parole. Qui vola via tutto. Le mollette del bucato. Ok, eccola qua. Tolle antana chiuna lina gamal marti da driel gan machnaf gan cuivna gan smuintje gan cuiacres no ashling in a year. Tá is gana fuinse nifnach muilte, mas mín latiach ní féidir ré a ól. Dó bhuach siad míle réaltóg hús na spéirtha, mar tá fatis rih an dáin an dáin, mar tá fatis rih an ihe an dáin. Scorrono I giorni del silenzio, sopito indifferente il tempo va, senza né memoria né ricordi e senza sogni da sognar. Scorri l'acqua scorrillenta, imbronciata. Chi vuol bere alla fonte non lo fa. Hanno spento 1000 stelle su nel cielo per paura delle notti giù in città, per paura delle notti giù in città. Adesso una cosa in lingua straniera, in lingua inglese. Allora, vediamo dove ho messo il testo, che oggi mi sono, preparato tutto in anticipo e poi ho fatto il leggio, ho portato le mollette in modo che le cose non volassero via. Mi si trema tutte le mani mi tremano, tremo anch'io e la voce trema per il freddo, però questa è l'ultima delle 4 canzoni. Oh, the gulls cry high o'er the cliffs of the west, where the waves kiss the stones and the heather finds rest. I left my true love by the old Arran shore, with a tear in her eye and her heart a wanton more. So blow ye wild wind from the green Galway Bay, take my song to the lass that I left far away. May she dance in the rain, may her spirit stay free, till I come home again from the cold rolling sea. We carved our names on the ash by the glen, swore we'd meet when the tide it turned again, but the ship called my name like a ghost in the mist, and I followed stars with her kiss on my lips. So blow ye wild wind from the grey Galway Bay, take my song to the lass
that I left far away. May she dance in the rain, may her spirit stay free, till I come back home from the cold rolling sea. Grazie. Grazie. Dovete indovinare quale delle canzoni è stata generata dall'intelligenza artificiale. Ci sono delle proposte? Io lo so qual è perché trovo che è pieno di cliché tipici dell'immaginazione iberno-americana, che gli americani quando scrivono musica irlandese vanno a pescare in un sacco di cliché, come se fosse per l'Italia mafia, pasta, pizza e mandolini. E qui nella canzone che ha scritto l'intelligenza artificiale io ho trovato l'equivalente che riguarda l'Irlanda. Quindi non so se avete indovinato quale fosse la canzone. Sì, era la quarta. Va bene, vi ringrazio. Credo che adesso ci sia un question time fra il pubblico e gli esperti di questa intelligenza che io immagino non riuscirà mai ad avere un'emotività, anche se mi ricordo Odissea nello spazio 2000 che il computer HAL ha cercato di farsi compatire, ma credo che la macchina possa fare emozionare la persona, ma non viceversa. Non credo che io possa emozionare un'intelligenza artificiale. Spero di aver emozionato la vostra. Grazie, Kay. Allora, spero non vi siate annoiati, però in caso vi siete annoiati, questa dovrebbe essere un po' meno noiosa. E soprattutto siete invitati a chiedere, a fare domande alle persone che saranno sul palco. Ora ci sarò io e degli esperti di intelligenza artificiale. Inizio, tuttavia, con un video. In realtà, gli ul- que- non so se quest'anno o l'anno scorso, comunque alcuni degli ultimi premi Nobel sono stati assegnati sia quello in fisica che quello in chimica, credo, a dei ricercatori e dei scienziati di intelligenza artificiale. Quello in fisica a 3 persone che sono considerate fra diciamo, quelle che hanno contribuito di più allo sviluppo delle reti neurali, e quello in chimica per la questione del ripiegamento delle proteine che vi ho fatto vedere prima. Quindi diciamo è stato anche riconosciuto tramite un Nobel l'importanza di quel risultato. Una delle persone che ha ricevuto il Nobel per la fisica è Geoffrey Hinton, considerato appunto uno dei principali contributori o padri di una delle tecniche più fondamentali a oggi per l'intelligenza artificiale, il deep learning. E quando ha ricevuto il premio ha fatto un discorso molto interessante e ora ve lo mostro e poi diciamo utilizziamo questo suo intervento come un po' una traccia per poi fare la tavola rotonda qua tra gli esperti, che è basata su delle domande inviate dal pubblico nei mesi precedenti, però siete benvenuti a chiederci domande questa sera. Ora vi mostro il video e poi iniziamo la tavola rotonda. È in inglese ma con i sottotitoli in italiano. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, dear laureates, Yeah. ladies and gentlemen. La metto sopra. This year, the Nobel Committees in Physics and Chemistry
have recognized the dramatic progress being made in a new form of artificial intelligence that uses artificial neural networks to learn how to solve difficult computational problems. This new form of AI excels at modeling human intuition rather than human reasoning, and it will enable us to create highly intelligent and knowledgeable assistants who will increase productivity in almost all industries. If the benefits of the increased productivity can be shared equally, it will be a wonderful advance for all humanity. Unfortunately, the rapid progress in AI comes with many short-term risks. It has already created divisive echo chambers by offering people content that makes them indignant. It is already being used by authoritarian governments for massive surveillance and by cybercriminals for phishing attacks. In the near future, AI may be used to create terrible new viruses and horrendous lethal weapons that decide by themselves who to kill or maim. All of these short-term risks require urgent and forceful attention from governments and international organizations. There is also a longer-term existential threat that will arise when we create digital beings that are more intelligent than ourselves. We have no idea whether we can stay in control, but we now have evidence that if they are created by companies motivated by short-term profits, our safety will not be the top priority. We urgently need research on how to prevent these new beings from wanting to take control. They are no longer science fiction. Thank you. Ok. Spero che i sottotitoli fossero leggibili. Penso che ad altissimo livello quello che dice, diciamo riassumendo, è che c'è stato un progresso enorme di questa tecnologia. Nel breve termine è che abbiamo un incremento enorme della produttività, delle capacità, diciamo, della nostra società di produrre beni e servizi. La domanda è come redistribuiremo questo incremento di produttività, soprattutto considerando che a oggi l'intelligenza artificiale è sviluppata da pochissime aziende, stiamo parlando di 4-5 aziende, e poi parla anche degli scenari futuri e che forse è il momento di prendere consapevolezza della tecnologia che si sta sviluppando e di forse, diciamo, iniziare a pensarci a livello governativo, a livello di società e così via. Ora abbiamo appunto una serie di punti che discuteremo, quindi invito sul palco gli esperti che parteciperanno alla tavola rotonda, che non so dove stanno. Ok, c'è Roberto Cipollone, Roberto Maria Delfino, di Montefiascone tra l'altro, un'altra eccellenza del territorio, Daniele Germano e il professor Angelo Montanari dell'Università di Udine. No, no. No, just a second. Un attimo. Ok, un po' di improvvisazione fai da te. Ok. Però manca una cosa che mi sono dimenticato. Le domande del pubblico. Dove stanno? C'è un documento. Un attimo che lo recuperiamo. Comunque. Ah, l'hai recuperato, perfetto, grande Roberto. Perfetto. Comunque appunto abbiamo ricevuto queste domande e abbiamo scelto una serie di temi basati su queste domande. Il primo tema è, non so se si legge dietro, forse no, applicazioni dell'intelligenza artificiale. Un attimo. Ok, e la prima domanda è basata su una domanda appunto che abbiamo ricevuto da Martina e la domanda è:
tra i tanti campi in cui l'intelligenza artificiale sta trovando applicazione, quale lei reputa la più affascinante? Quindi questa è una domanda rivolta ad ognuno di noi. Un giro di opinioni. Un giro di opinioni, perché proprio personale. Cosa ti piace, l'applicazione che ti piace di più dell'intelligenza artificiale? Ma io immagino di condividere questo interesse con moltissime persone, anche non del settore, quando immagino agli effetti che l'intelligenza artificiale può avere, per esempio nell'ambito della sanità, che è un tema carissimo agli italiani in generale, ma alle persone. Non so se è già stato menzionato un tipo di applicazione dell'intelligenza artificiale legato al riconoscimento di immagini, ma in anni recenti si è menzionato spesso come esempio il fatto che alcune intelligenze artificiali hanno dimostrato di essere estremamente efficaci, estremamente efficienti, per esempio nel riconoscimento di melanomi, malattie della pelle. Ovviamente parliamo di intelligenze artificiali che sono state addestrate e in qualche modo supervisionate da esperti del settore, quindi medici, dermatologi, e che ad un certo punto sono diventate talmente precise, talmente efficaci da diagnosticare melanomi a partire da immagini. Quindi immaginate un sistema in grado di fornire diagnosi per migliaia o milioni di problemi dermatologici o di pazienti, quanto potrebbe migliorare la vita delle persone. Vi rendete conto che una tale quantità di diagnosi in tempi brevissimi ovviamente alleggerirebbe anche il sistema sanitario. Ora, eviterei di andare oltre, campi di interesse ce ne sarebbero molti altri a mio avviso, ma magari li lasciamo a qualcun altro dei partecipanti al panel. Vado, mi inserisco? Penso anch'io alla sanità, ma in un caso specifico in cui magari non si sta scegliendo se usare un programma automatico, magari il giudizio medico, per aiutarlo e anche magari farlo scegliere un po' di meno, ma un caso in cui il medico non potrebbe comunque sopperire. Sto pensando ai tracciati del battito cardiaco, per la prevenzione di malattie circolatorie, insomma abbiamo questi tracciati lunghissimi. In IA, insomma, si usa il termine di serie temporali quando si tratta di tracciati, quando si analizzano i tracciati, no? Non si è cominciato con questo caso, ma mi sembra un'applicazione perfetta, la ricerca se n'è fatta, non so a che punto siano. È interessante perché comunque può analizzare ore e ore, non è che si stanca, quindi è un caso in cui va a sopperire a un'analisi che nessuno farebbe, diciamo. Ok, a me interessa molto l'interazione uomo-computer o uomo-macchina, come possiamo avere un supporto da parte delle macchine per migliorare l'ambiente intorno a noi. Il device che sto indossando in questo momento, per esempio, misura in tempo reale quello che è il mio stato emotivo, in questo momento molto pieno di ansia da questo evento, e l'obiettivo è la sicurezza, per esempio in ambito controllo del traffico aereo, in ambito sanitario anche, come è stato detto, quindi magari controllare i livelli di stress, i livelli di carico mentale degli operatori sanitari, dei chirurghi, mentre operano, ad esempio, permette di migliorare quella che è la qualità della sanità. O in ambito, quello che ho detto prima, controllo del traffico aereo, modificare l'ambiente intorno all'operatore in modo tale che si vada a migliorare in base alle condizioni mentali, che in quel momento però l'operatore non riesce a rendersene conto. Sì, quindi la sicurezza in generale è un device portatile, molto leggero. Ce lo mostri il tuo livello di stress? È in piano? Lo facciamo un po' registrare. Ok, prego. Allora, io voglio partire da un caso negativo, non perché è ciò che insomma mi piace di più, ma ciò che mi piace di meno. Alcuni anni fa
si prevedeva l'utilizzo di questi strumenti nell'ambito militare, si paventava, si temeva e purtroppo l'abbiamo sotto gli occhi. Questa è sempre, anche questa è intelligenza artificiale, solo che la guerra la fanno le macchine, i droni, però muoiono le persone. Quindi ci sono anche queste cose. Però ci sono anche cose positive. E, ne cito una, poi anche io arriverò alla sanità, che è un po' l'argomento probabilmente più vicino a tutti noi. Per esempio in ambito industriale questo tipo di strumenti consente di rilevare in anticipo i guasti dei macchinari, dei dispositivi, e questo dal punto di vista del funzionamento delle macchine è molto positivo, perché impedisce che le macchine vadano in crash, che devono essere fermate, devono essere sistemate e fatte ripartire. Più riusciamo a anticipare, a riconoscere dei segnali nel funzionamento di queste macchine, più riusciamo a intervenire prima che si verifichi una situazione problematica di questo tipo. Ecco, questo tipo di approccio lo possiamo immaginare anche nella salute umana. Adesso perdonate l'analogia, ma possiamo immaginare di monitorare non soltanto le macchine, ma di monitorare anche noi, le persone, e riuscire a riconoscere in anticipo dei problemi e di intervenire prima che sia troppo tardi, perché se le macchine vanno in crash poi vengono fatte ripartire, ma se le persone vanno in crash, ecco, direi che possiamo immaginare sempre di più una sorta di medicina personalizzata che ci segue, che insomma, da non percepire come un qualcosa che ci controlla in senso negativo, ma come un qualcosa che è in grado di percepire anche piccoli segnali. Facevano degli esempi prima dal punto di vista delle immagini, per esempio, che i medici, che noi stessi non riusciamo a identificare come potenziali problemi, e quindi insomma questo credo che sia uno sviluppo molto importante, e credo che l'AI ci aiuterà anche nello snellimento delle procedure, nella burocrazia, in queste cose qui. Un po' ci spaventa, probabilmente alcune professioni scompariranno, ma in molti casi, insomma, devo dire, questo sarà forse anche un bene. Comunque, insomma, ce n'è un'infinità, credo che non ci sia nessun ambito escluso. Un collega qualche anno fa aveva fatto questo esercizio: per ogni lettera dell'alfabeto c'era un'applicazione dell'intelligenza artificiale, e non fate fatica, partiamo con la A, le macchine a guida autonoma, B, la bioinformatica, veramente non c'è problema. Molto bello. Anche penso si ricolleghi a quello. Io di applicazioni penso ne ho parlato. Le mie erano un po' cliché rispetto alle vostre, le vostre molto più serie e belle. Sono state dette cose molto belle. Qua penso si ricollega a quello che diceva Roberto, del fatto che appunto le persone, diciamo un medico, hanno una certa capacità limitata di analizzare dati. Essenzialmente qua stiamo dicendo non può andare a fare le analisi tutti i giorni, però se hai un'intelligenza artificiale che ti tiene d'occhio, in realtà può tenere appunto d'occhio il tuo stato di salute ogni giorno, e quindi questo può garantire dei grossi benefici. Ora, le slide ce le abbiamo, non mi è chiaro se ce le abbiamo più le slide o siamo in mezzo alle slide o siamo in mezzo, ok, va bene. Ok, allora continuiamo con le domande. Applicazioni delle AI sempre. Non so se c'era la slide, però la domanda è: dovrei usare ChatGPT? È utile? O in generale, dovrei usare l'intelligenza artificiale? È utile? Beh, riparto dall'estremità. Assolutamente sì, nel senso che semplifica dei compiti, ma diciamo, che richiedono tempo, laboriosi, con una grande semplicità. Poi il lavoro, cioè, quando sei al computer devi fare le tabelle di Excel, no? Devi riempire tabelle e tabelle, oppure devi testare delle cose, insomma del lavoro ripetuto che sai perfettamente come fare, ma ti chiede tempo, è un buon utilizzo. Quindi la risposta è assolutamente sì. Poi chiaramente c'è da riflettere in quali casi no, perché io direi praticamente sì, però chiaramente se devi svolgere un compito che Google risponde, Wikipedia risponde, a me piace andare su Wikipedia, anche pensando al costo ambientale della domanda, no? Pongo una domanda complicata, se no non la pongo.
e anche pensando insomma al dato da mettere dentro per un fatto di riservatezza personale. Se posso chiedere qualcosa senza rivelare troppo di me, sono più contento, ma è normale. La domanda sembra banale, no? Dovremmo usare il chat GPT o l'intelligenza artificiale? Banalmente sì, è uno strumento. Qualsiasi strumento che è in grado di fornirci un vantaggio, un aiuto di qualche tipo, ha senso che sia usato. Probabilmente la questione è, come diceva il mio omonimo, come, entro che limiti, in che quantità. Per esempio, ora non per creare allarmismi, cito una cosa di cui non sono neanche esperto, ma di cui ho sentito, di cui ho letto recentemente. Una cosa che a me un po' spaventa è l'idea che, per esempio, adagiarsi troppo sull'aiuto generato da intelligenze artificiali come ChatGPT, ad esempio nello studio, potrebbe a lungo andare in qualche modo portare a un impigrimento dell'intelletto, e questo potrebbe essere un problema. Però chiaramente stiamo un po' speculando. In generale è uno strumento, quindi usatelo, sì, noi lo usiamo, anche noi per fare ricerca, entro certi limiti, ovviamente non è magico, ma chiedetevi sempre quali sono i limiti corretti, quanto dovreste affidarvi e quanto no alle intelligenze artificiali. Non voglio essere ripetitivo, quindi dico una sola cosa di diverso dai miei colleghi. Sì, non è tanto usarlo o non usarlo, ma sapere quando utilizzarlo, nel senso, se io ho bisogno di... se questa cosa che devo fare, ChatGPT o comunque un qualsiasi altra intelligenza artificiale, mi permette di farlo meglio o mi permette di non farla, perché non la voglio fare, perché mi velocizza tutto il resto delle altre cose che dovrei fare, allora ha senso utilizzarlo. Utilizzare ChatGPT per non so, come se fosse il mio psicologo, allora no, non va utilizzato per questo, quindi non è diciamo così, non è una prescrizione medica utilizzare ChatGPT come qualsiasi altra piattaforma di intelligenza artificiale. C'ha un suo utilizzo, se questo utilizzo che è stato pensato, che comunque posso fare, mi semplifica la vita, così come prendere la macchina invece che andare a piedi se diluvia e devo fare 20 km, ha senso prendere la macchina? Sì. C'ha un suo problema ambientale rispetto a camminare? Sì, quindi uno bilancia le due cose e dice ok, però sta diluviando, io devo andare, non so, a un evento, devo andare a fare il mio primo colloquio di lavoro, devo arrivarci in un determinato modo, quindi prenderò la macchina. Devi andare a fare il panel insieme ad Alessandro, mi sembra abbastanza importante. Quindi prenderò la macchina. Penso che moltissime persone, forse non io, possono vivere senza mai fare una richiesta a ChatGPT. Si può vivere senza, sì, però ecco, se ci sono delle cose che l'utilizzo di una nuova piattaforma chiamata che fa parte di questo insieme delle piattaforme di intelligenza artificiale mi permette di vivere meglio, qualunque cosa questo possa significare, allora la utilizzo, sempre cercando di utilizzarla nella parte, diciamo, con l'eccezione positiva, visto che abbiamo visto che possono essere utilizzate anche in maniera negativa, ecco. Fatemi fare un minuto, un ragionamento. Noi umani abbiamo sempre usato le macchine, abbiamo sempre costruito delle macchine e abbiamo cercato di far fare alle macchine delle cose che noi non eravamo in grado di fare o non sapevamo fare così bene. Quindi da questo punto di vista anche l'intelligenza artificiale è una macchina e le chiediamo di fare delle cose che appunto non sappiamo fare, non vogliamo fare. E allora che cosa c'è di nuovo? C'è di nuovo che le cose che facciamo fare a questa macchina, alle macchine intelligenti, hanno a che fare con dei compiti che eravamo abituati a considerare nostri, specifici, allora abbiamo un po' di paura. Io credo che invece queste macchine ci aiutino a capire che forse non tutte le cose che definivamo intelligenti erano così intelligenti, magari ci liberano da tante cose
tutto sommato abbastanza ripetitive, poco interessanti. Per esempio produrre documenti, scrivere documenti, anche molto complicati dal punto di vista formale. Ecco, abbiamo visto che questi strumenti lo sanno fare molto bene. Dopo questo non vuol dire che però tutto può essere delegato agli strumenti. Io sono un professore e non è che uno studente del futuro dovrà semplicemente imparare a fare le domande giuste a ChatGPT per avere le risposte, perché questo potrà anche essere vero, però lo studente dovrà essere anche in grado di valutare la qualità di queste risposte, e per valutare la qualità di queste risposte deve conoscere a sua volta gli argomenti, deve conoscere le materie, deve aver studiato. E questo vale per gli studenti, ma vale un po' per tutti noi. E quindi questi strumenti vanno benissimo, ci aiutano già molto in tantissimi ambiti, però noi dobbiamo essere in grado di valutare criticamente quello che viene prodotto, soprattutto quando ha a che fare con cose estremamente delicate. Ci sono cose in cui, se anche non è esattamente quello che avremmo voluto, va bene lo stesso. Ci sono altre cose molto delicate in cui è bene che il risultato di questi strumenti lo prendiamo con un po' di senso critico. Sì, se posso. Sì, quindi in generale non è tanto l'uso o il non uso quanto il corretto uso. Sono completamente d'accordo che qualsiasi tipo di strumento, sia esso informatico ma anche fisico, un oggetto, debba essere usato in maniera consapevole. Di nuovo, se voglio fare l'esempio sciocco della macchina, io prendo la macchina quando sono sicuro, qualcuno l'ha anche, diciamo così, certificato che posso prendere la macchina. Quindi so come utilizzare questo strumento, che non è uno strumento di intelligenza artificiale, ma è uno strumento, diciamo così, fisico, tangibile, lo vediamo, lo comandiamo noi. Come ha detto il professore, io uso ChatGPT perché non solo so scrivere l'input, come ha fatto vedere Alessandro, il prompt, so scrivere il prompt, quindi mi dà la risposta, ma io so valutare la risposta che mi dà, perché devo più o meno sapere se è nella direzione giusta o è completamente tutto inventato, la risposta data, così come il video, così come sì, l'output in generale. Io vorrei aggiungere una cosa, che ero estremamente scettico nei confronti di ChatGPT all'inizio. La prima volta che me l'hanno mostrato, sì, ok, genera queste cose, gli può chiedere qualsiasi cosa. Ah, sì, sì, li chiediamo, così ci siamo divertiti un po'. Però pensavo che non fosse nemmeno una cosa seria, che effettivamente fosse utile. E poi man mano, e anche non volevo nemmeno, non lo so, crearmi l'account con ChatGPT. E poi alla fine l'ho fatto e gli ho iniziato a chiedere cose. Mi serve un'informazione, oppure ecco, mi serve di produrre un documento, oppure forse gli chiedo anche cose che non gli dovrei chiedere, come si apre un'associazione, cose di questo tipo. Fornisce un sacco di informazioni, veramente utile. Poi appunto serve consapevolezza nell'uso. Per esempio, se chiedi come si apre un'associazione, magari va poi verificata l'informazione. Però effettivamente diciamo, la mia esperienza personale è stata che mi sono abituato ad utilizzarlo per più e più compiti. Ecco, un esempio che ho fatto è il logo dell'associazione. In realtà anche il nome dell'associazione Iris AI, diciamo, me ne- l'ho fatto insieme a ChatGPT perché gli ho chiesto una cosa, mi ha dato una prima risposta, io non ero contento, gli ho detto di cosa non ero contento, è uscita con un altro risultato e alla fine è uscito fuori questo nome, Iris AI, e poi da lì dopo anche il logo. E per una marea di cose che magari adesso non mi vengono in mente, però come prima, non lo so, appena mi serve un'informazione, aprivo Google e cerchi, no, come si fa questo, adesso in effetti chiedo a ChatGPT. Poi ok, anche Google ha la sua versione integrata, quando adesso uno apre Google e scrive qualcosa, in realtà il primo risultato è generato dall'analogo di Google di ChatGPT che si chiama Gemini. Però appunto è molto molto utile, questa è la mia esperienza personale, quindi diciamo con la massima prudenza e consapevolezza, però penso che
Cioè mi sento di fare un invito a chi non l'ha fatto di iniziare ad approcciarsi a questi strumenti perché effettivamente, come è stato detto, possono essere utili nel far risparmiare tempo su dei compiti che sono comunque noiosi, che comunque non sono, diciamo, non è tempo ben speso e possono essere delegati a questi strumenti. Ok, però c'è una cosa che ci siamo dimenticati. Chiedere se il pubblico ha delle domande. C'è qualcuno che ha delle domande da farci? Sì, allora, quella canzone là che ha fatto Kay, in realtà l'ho raccontato un minuto fa ai miei amici, mi sono svegliato una mattina perché Kay gentilmente si è proposta di fare un intermezzo musicale, sono stato immediatamente molto contento della cosa, però poi una mattina mi sono svegliato e ho pensato, ma se io adesso chiedo a ChatGPT di creare una canzone irlandese, stampo irlandese, la fa? Ho chiesto e l'ha fatta. Testo e, come si dice, melodia, musica. Non sono esperto di musica io per niente. Ehm, e gliel'ho mandata. Io dico, vabbè, questa sarà una prima versione, sicuramente è bruttissima. E a che gli ho detto anche, poi magari, non lo so, ci giochiamo un po', gli chiediamo cose nuove. E gli ha fatto, no, in realtà la canzone sì, è piena di cliché, però è una canzone, si può fare. E così l'abbiamo fatta. Sì, prego, arriva il microfono. Una domanda, ma l'intelligenza artificiale, a forza di dargli compiti, impara sempre di più. Dove può andare a finire? Allora, mi sento, cioè rispondiamo tutti quanti, però mi sento che ci sta almeno da separare due parti. Una è se impara da quello che gli si chiede e anche qua non è forse chiarissimo e l'altra è dove si va a finire questa. È una risposta, è una domanda un po' difficile, però se volete iniziare, Angelo. Ma io direi due cose. Uno, è difficile dire, non so, dire questa cosa qui non sarà possibile, non la farà mai. Perché ogni volta che uno dice una cosa di questo tipo succede il contrario. Nel senso che se uno spiega bene il compito, lo descrive, è molto facile che si riesca a fare, magari non oggi, domani o dopodomani. D'altra parte io personalmente, insomma, invece sui discorsi del tipo ma l'intelligenza, le macchine artificiali hanno una coscienza, hanno un'intenzionalità, queste cose qua, c'è tutta una discussione nell'ambito dell'intelligenza artificiale che risale anche a decenni fa, che argomenta contro questo fatto, cioè il fatto che se anche le macchine si comportano in un modo assolutamente simile a quello degli esseri umani, in realtà non lo fanno sulla base di una coscienza, di una intenzionalità, di una motivazione, di uno scopo. Gli scopi di queste macchine sono gli scopi che gli esseri umani hanno dato a queste macchine, in moltissime forme. Quindi, mentre dal punto di vista pratico io faccio fatica a dire questa cosa no, non verrà mai fatta, dal punto di vista della sostanza, del come le macchine fanno le cose, che è un po' forse quello che diceva anche all'inizio Alessandro, e come le fanno gli esseri umani, io credo che ci sia una differenza sostanziale e non vedo un superamento. Ecco, su quello mi sento abbastanza tranquillo. Ok, io penso che in generale ci siano stati due grandissimi problemi di comunicazione, non in questa domanda, dico nella come si sono determinate novità. La prima è il nome che si è scelto, intelligenza artificiale, perché appunto mi accodo di intelligente per come noi persone consideriamo l'intelligenza a poco, perché tutto parte da quello che Alessandro ha fatto vedere, gli diamo un'istruzione e lui esegue in maniera oggettiva quell'istruzione lì. Quindi
intelligente può essere la persona che gli ha dato l'istruzione, non tanto la macchina. E 2, creare un unico enorme insieme in cui far entrare tutto. Perché per rispondere alla domanda dal pubblico, io penso che sì, continueranno ad apprendere qualsiasi cosa noi gli diamo da apprendere, quindi se gli diamo dei testi, delle immagini, delle canzoni, continueranno ad apprendere. Che però sì, questo periodo di apprendimento è finalizzato semplicemente all'uso che noi ne vogliamo fare. Quindi dove andrà non si sa, è una domanda a cui veramente io non so rispondere, neanche pensandoci un bel po', però può essere gestita. Però sì, continueranno ad apprendere se noi li facciamo apprendere. Ma non perché sono così questi strumenti, perché tutto parte da, se noi abbiamo la retta, avevamo quella retta l'insieme dei dati delle case di Montefiascone con relativo prezzo, superficie relativo prezzo, se ne abbiamo 1000 abbiamo una precisione nella retta che abbiamo costruito, se ne abbiamo 1.000.000 abbiamo un'altra precisione, quindi quel numero n che abbiamo trovato muovendo la retta più su fin quando l'errore, la somma degli errori non era, diciamo, non tornava a essere positivo, non tornava a essere maggiore del precedente valore, sarà sempre diciamo così, più precisa la stima che facciamo. Stessa identica cosa all'inizio, se io volevo utilizzare prima di ChatGPT che c'era Siri, c'era l'assistente di Google, gli chiedevo di fare qualcosa, non sapeva fare nulla, magari perché aveva un set di dati da cui apprendere molto limitato, e comunque la tecnologia era molto limitata 10 anni fa, e quindi se io gli chiedevo di mettere una musica, di mettere un timer, di fare delle operazioni semplici, non era in grado di farlo e non capiva mai quello che io chiedevo, che le chiedevo. Quindi sì, continueranno ad apprendere, non sappiamo dove andranno a finire, però possiamo gestirlo in qualche modo, forse. Sì, il pubblico mi perdonerà per la risposta laconica, ma effettivamente la domanda è molto complessa e non ho la minima idea personalmente di dove l'intelligenza artificiale arriverà. Paradossalmente potrei dare una risposta sensata chiedendolo all'intelligenza artificiale stessa, dove arriverà tra 10, 20 anni, e magari mi darebbe degli spunti interessanti. Io personalmente, come chi mi ha preceduto, non ho idee molto chiare. Sono però aperto a qualsiasi possibilità, perché ripensando a... Immaginate internet. Quando è nato internet, probabilmente nessuno immaginava che cosa sarebbe diventato nelle vite di tutti noi, nelle nostre società. Era nato con scopi diversi e molto limitati. Poi si è in qualche modo evoluto da sé. C'è stato chiaramente anche un impatto legato all'interazione tra lo strumento, tra la tecnologia e l'uomo, però di fatto il progresso io credo sia qualcosa che tende ad avanzare un po' da sé. Quello che possiamo fare è cercare di stargli dietro, regolarlo, capire se e quando occorre imporre dei limiti. Dove arriverà non ne ho la minima idea. Forse il mio omonimo Roberto lo sa. Esageriamo, alziamo le aspettative. No, la domanda mi piace molto, perché poi ci giriamo intorno, serve qualcuno che fa le domande dritte, se no poi si parla di... Domande che avremmo evitato volentieri. Sì, che se no sarebbe saltata la prossima. Allora, due cose, apprendi da quello che gli diciamo, sì, assolutamente sì, è interesse delle compagnie utilizzare le frasi che noi usiamo per addestrare, dovrebbero pagare altrimenti, invece noi scriviamo e ChatGPT apprende da quello che noi scriviamo. Nel senso... No, è questo infatti che intendo dire. Gli intendo dire soltanto che aggiunge una frase a quel grafico delle case, aggiunge un esempio in più. Poi però che cosa vuol dire? Che cosa ci può fare? Io non sovrastimerei neanche cosa può fare con quella frase. È bene ricordare che usa la mia frase, ecco perché prima ho detto meno rivelo di me più sono contento, ma non bisogna neanche sovrastimare cosa può fare con la mia frase.
Qui un po' non ci aiuta il nome, intelligenza artificiale, sembra che gli dà una forma maggiormente di quello che è. Sono una collezione di algoritmi di apprendimento, quindi c'è ChatGPT, c'è quell'altro sito, ognuno ha la sua. E si costruiscono questi database con tutte queste frasi di risposte e provano un po' a migliorarle. Tuttavia dipende cosa si fa con queste frasi, se le usano per rispondere in modo più cortese, magari gli dicono ti comporti bene se la persona è soddisfatta e non chiude il browser, non se ne va. E quindi magari il programma comincia a essere un po' più gentile. Però come vedete l'obiettivo poi si riduce a qualcosa di più piccolo, sii gentile, oppure dai ragione, cerca meglio sul web. Non sono obiettivi di ampio spettro, di lungo termine, come a dire cose sulla persona, cose sull'identità. Non è questo il livello di discussione che loro usano. Loro usano un livello di ragionamento e di apprendimento con obiettivi molto a breve termine. Poi sul cosa è possibile nessuno di noi può rispondere, perché le possibilità sono tante, però sono pur sempre dei programmi, uno li può contenere, li può tenere dei chatbot, e il danno che può fare è che ti risponde scemenze. Quindi spero di essere... Mi sento di dover entrare un po' a gamba tesa su questa cosa qua, perché diciamo cosa ci fa l'intelligenza artificiale, ma in realtà è cosa ci fa l'azienda, perché se tu ci parli, gli stai dando delle informazioni magari anche personali, la domanda non è tanto cosa vuole fare il software, ma cosa ci fa l'azienda con i dati che stai fornendo, cioè come istruisci il software a utilizzare quei dati, e se ci sono delle regole, delle leggi essenzialmente, tipo la GDPR in Europa che ci garantisce dei diritti, da quello che ne capisco, abbastanza buoni su appunto l'utilizzo dei nostri dati. È quella, diciamo, la cosa che va. Quindi anche qua mi sento che viene un po' sopravvalutata l'intelligenza artificiale, perché non è tanto cosa ci fa lei l'intelligenza artificiale, ma più cosa ci fa l'azienda, quindi delle persone che stanno dietro. Mi sento di dire questa cosa qua. Sì, si torna un po' a quello che diceva il professore, che non è tanto lo strumento quanto l'utilizzo che se ne fa. Quindi se io so cosa posso dire, o meglio, quindi non do mie informazioni personali, lo uso in maniera più distaccata, allora sì, magari utilizzeranno le frasi, utilizzeranno quello che il mio prompt, quello che io scrivo per continuare l'addestramento. Semplicemente anche adesso mi è capitato diverse volte che per esempio ChatGPT mi propone 2 diverse risposte e mi chiede a me di scegliere quale ritengo più in linea con la domanda che ho posto. Semplicemente io, dando il feedback, sto dicendo questa è la risposta giusta, questa a me non piace molto. Ok, quindi aggiungerei una piccola cosa rispetto al fornire informazioni alle intelligenze artificiali. Ora, io personalmente e caratterialmente sono quasi paranoico rispetto a questioni legate alla privacy. A me non piace divulgare informazioni personali e cose del genere, perché credo sia importante mantenere una forma di tutela, di riservo, no, anche delle nostre persone. Però è pur vero che, come diceva Alessandro, non è tanto cosa ci fa l'intelligenza artificiale, perché addirittura in certi contesti è quasi auspicabile essere in grado di fornire dettagli personali. Per esempio, le intelligenze artificiali possono essere usati per piani terapeutici ad hoc, cuciti specificatamente sulla persona, o addirittura piani educativi, dei piani di studio. Sappiamo ormai, cosa che 50 anni fa non era vera, che ogni persona ha delle esigenze diverse anche nelle fasi scolastiche dell'apprendimento, e l'intelligenza artificiale, avendo informazioni sul singolo studente, e qui c'è il problema anche delle persone di età inferiore ai 18, ma che possono magari strutturare un piano di apprendimento personalizzato. La vera questione, appunto, come diceva Alessandro, è cosa poi con queste informazioni fanno le aziende. Noi per fortuna viviamo in un continente che, sì, da un lato ha
ha un po' i vincoli legati alla burocrazia, alla legislazione, eccetera. Ma rispetto per esempio a quello che succede in altri continenti come gli Stati Uniti, da un altro punto di vista ci tutela molto. E credo che noi dobbiamo anche difendere le istituzioni europee per far sì che ci proteggano, perché magari noi da soli non siamo in grado di farlo, ma loro possono imporre limitazioni anche in questo senso che ci tutelino. Ma tu ci mostrerai nulla del Io vedo un tuo... sacco di grafici, di numeri. Lui ha, c'è un uomo macchina, come vedete ha un'apparecchiatura. No, è che ho scoperto che mi sa che i microfoni e Fanno interferenza. fanno un po' di interferenza. Quando parlo il livello del carico mentale si azzera. Però quindi Succede a tutti noi. però sì, no, in tempo reale sono carico mentale e stress misurati attraverso degli elettrodi che non sono posti dentro il cranio ma sopra il cranio, quindi nulla di così invasivo e nulla, e questo qui è quello che dicevo prima, può essere utilizzato per se il mio carico mentale aumenta o il mio stress aumenta, magari Alessandro dice possiamo fare una pausa perché le persone sono troppo stressate, o se non Alessandro in realtà è una macchina che può modificare l'ambiente intorno a me in base appunto ai miei stati d'anima, ai miei stati emotivi. Quindi devo stare un po' in silenzio, ritorna sul carico mentale e poi mostro. Vuole saltare il prossimo giro. Ok, passo alla prossima domanda di Federica. Questa è una delle domande che abbiamo ricevuto. È sempre sull'aspetto tecnologico, sull'aspetto tecnico dell'intelligenza artificiale. E la domanda è: quali sono i più grossi limiti che si sta cercando di far superare all'intelligenza artificiale? Tutti sgranano gli occhi perché ognuno fa una cosa diversa. E, nel senso che poi è un grande ombrello. Chiaramente il pubblico con intelligenza artificiale intende ChatGPT e analoghi, però è un campo grande, non tutti si occupano di questi modelli, è un po' un variegato. C'è chi fa machine learning, appunto, quindi in realtà poi ognuno fa un pezzettino. Io mi sono occupato ad esempio delle serie temporali che dicevo prima, quindi le sequenze di informazioni, e per cui chiesto a me io contribuisco molto poco a ChatGPT, sebbene abbiano usato poi tecniche simili per farlo essere gentile, appunto, quindi poi l'utilizzo si trova, però dipende veramente da campo a campo. Allora, faccio una piccola digressione. Ho un cane che mi sta aspettando per andare a dormire, quindi credo che... No, ammiro molto anche il pubblico che, nonostante questa temperatura, resiste molto. Dico una cosa, poi non so quante domande ci sono ancora. No, un argomento di cui ci siamo occupati anche in maniera significativa in questo simposio è quella che viene chiamata explainable AI, che potremmo tradurre in italiano l'intelligenza artificiale che sa spiegare il suo comportamento, perché si comporta così. Gli strumenti di cui abbiamo parlato questa sera, che non esauriscono l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ha una lunga storia, non so, per esempio la pianificazione automatica che si usa nelle nostre fabbriche, che si usa per mandare i satelliti, si basa sull'intelligenza artificiale, su un altro tipo di intelligenza artificiale. Però questa intelligenza artificiale, il machine learning, le reti neurali, sono estremamente efficaci nel prevedere tante cose, abbiamo visto degli esempi anche stasera, però è difficile capire perché arrivano a certe conclusioni. E allora credo che questa sia una delle sfide in cui in qualche misura tutti noi, ma tanti nostri colleghi sono coinvolti, è proprio cercare di spiegare perché si arriva a certe conclusioni, qual è il processo che porta a queste conclusioni.
E qui c'è uno strumento che a me piace molto, ma insomma a molti di noi piace, che è la logica matematica, cioè un formalismo che insomma, gli esseri umani hanno elaborato nei secoli e nel tempo e che aiuta a spiegare in maniera chiara, non ambigua, il processo che porta a certe conclusioni. Ecco, credo che questa forse sia la sfida, una delle sfide più importanti che stiamo affrontando. Ci sono già alcuni piccoli successi, c'è ancora molto lavoro da fare, però insomma credo che siamo tutti d'accordo che è questa la direzione verso cui dobbiamo andare, soprattutto quando questi strumenti li usiamo in ambiti particolarmente delicati come quello della salute. Cioè vorrei avere la sicurezza, capire perché il sistema è arrivato a certe conclusioni prima poi di comportarmi in un certo modo. Questo devo dire. Vogliamo... c'è... Ok, vai, scusa. No, vai. Sì, quello che dicevo prima, il problema grosso è che noi pensiamo che ChatGPT sia solo ChatGPT sia l'intelligenza artificiale. Però in questo enorme insieme facciamo ricadere tantissime cose, tra cui tutti, o meglio rientrano, tutti quei modelli che utilizzano, per esempio gli astrofisici, per cercare di spiegarsi il perché, cosa è successo negli istanti successivi al Big Bang, perché non possiamo avere quei dati là, perché non li abbiamo, li dobbiamo in qualche modo cercare di stimare per capire appunto cosa ne è successo. Io intanto provo a girarlo così mentre parlo, per capire cosa è successo in quegli istanti lì, o in ambito sanitario, come diceva il professore. Io voglio dei modelli che possono essere sia che mi dicano il perché di questa cosa, proprio per supporto al medico per la terapia o per la diagnosi, ma anche che siano più precisi. Io ricordo il boom che c'è stato, o meglio, prima del 2020 non se ne parlava molto, non era ancora arrivato ChatGPT, ma era il periodo del Covid, e bisognava fare la diagnosi in maniera molto veloce di quello che era un TAC, una radiografia, non ricordo, dei polmoni, per capire se quel paziente avesse o meno il Covid, la Covid. E quindi lì io ricordo che già i primi telegiornali parlavano di questa università qui, o questo dipartimento di medicina qui, o questo ospedale qui, che utilizzavano le reti neurali per fare un'analisi più dettagliata di quella che era l'immagine della TAC o della risonanza magnetica, per capire, o meglio per supportare il medico nella decisione se quel paziente avesse una normale polmonite, non lo so, o la Covid-19 o qualsiasi altro magari malattia magari più semplice da curare. Quindi sì, diciamo che l'obiettivo è avere dei modelli che in generale siano più precisi, più accurati, sia se mi devono dare delle risposte, ha ragione, sia se mi devono dare delle risposte del testo, quindi una canzone che non sia piena di stereotipi, sia se mi devono dare una risposta su questo paziente ha questa possibile malattia o ha questa possibile, non so, quest'altra malattia. Facciamo un'ultima domanda shock e poi andiamo a casa. Che ne dici? Che domanda? L'AI o l'IA ci ruberà il lavoro? Questa era una delle domande inviate dal pubblico. Ma magari lavora Io al spero posto sì. mio, magari. Se posso non andare in giro più, spero di sì. Risposta seria o solo risposta... L'AI cambierà il lavoro, sta già cambiando il lavoro, questo è sicuro. Io credo e spero che le persone avranno ancora dei lavori da fare, anzi sono sicuro, però sicuramente i lavori cambieranno e stanno già cambiando. In alcuni contesti non stanno cambiando perché preferiamo che cambino più lentamente, ma potrebbero cambiare più rapidamente. Quindi, ma questo è già successo nella storia, se guardiamo la storia, insomma, non è una novità assoluta, per cui è così. Dire che non è vero non sarebbe corretto, però sicuramente avremo altri lavori, magari non noi, ma insomma i nostri figli, i nostri nipoti. Guarderei, insomma, dobbiamo gestire i processi, questo è fondamentale.
secondo me. E adesso vi lascio perché sennò il mio cane Chiudiamo. impazzisce. No, vi lascio. Ok, grazie per essere venuti, spero che sia stato di interesse. Magari ci rivediamo anche il prossimo anno, rifacciamo la stessa cosa. Con più caldo.